Bentornati nel forum. Oggi finalmente parliamo di Unglorious, gioco di ruolo del 2020 e finalista del premio GDR dell'anno 2021, scritto da Simone Morini, edito da Ace Games e distribuito da MS Edizioni. Unglorious è il terzo titolo di casa Ace Games, insieme a Nameless Land ed Heavy Sugar, e abbiamo avuto il piacere di poterlo provare in due diverse occasioni. La prima volta in privato insieme all'autore e la seconda sulla pagina Facebook di Unglorious, in quella che è stata la prima diretta ufficiale, e devo dire è stato divertente poter vedere un work in progress di questo progetto. Il gioco è stato finanziato su Kickstarter e in teoria uno degli stretch goal sarebbe dovuta essere un'avventura scritta da noi, anche se però poi alla fine purtroppo non è stata sbloccata. Dove eravate quando avevamo bisogno di voi? Dov'era Gondor quando cadde l'Ovesfalda? Battute a parte, prima di tutto ringraziamo il nostro tribuno Andrea Biasone che ci ha dato la possibilità di potervi parlare oggi di questo titolo, quindi entriamo subito nel mondo di Unglorious, dove potrete ritrovare quel vostro personaggio di una vecchia campagna morto in maniera indecorosa. Se non conoscete il titolo e questa frase vi risulta un po' strana, tranquilli, eccovi un assaggio dell'ambientazione. Prima di tutto specifichiamo che l'atmosfera di Unglorious è volutamente ironica, quindi ogni nome e termine che ritroviamo nel gioco va preso in questo senso. L'ambientazione prende il nome di Mondo Mora, diviso in 5 terre, no, la Liguria non c'entra nulla, ovvero Idolardia, Banalardia, Fiaccardia, Cupidardia e Stoltardia, ed è in quest'ultima terra che le nostre avventure avranno luogo. Vi basti sapere che queste terre non offrivano niente di interessante e che la vita scorreva noiosamente giorno dopo giorno. Questo almeno fino all'avvento della magia, scritto proprio L' magia. Una pioggia di fulmini gialli colpì il terreno, modificando il paesaggio e dando vita a un'enorme serie di bizzarre creature, cosa che portò molti tra artigiani, contadini, risvegliati dal torpore, a intraprendere la carriera di avventurieri. Lo stesso calendario venne riscritto basandosi su questo evento. Se da un lato le morti per vecchiaia diminuirono, quelle per incidenti, guerre e strane bestie aumentarono a dismisura, e non stiamo parlando di morti epiche o dignitose, ma stupide e imbarazzanti. Nacque addirittura una nuova religione basata sul numero 17, giustamente, chiamata Epta-Kai-Decaismo. Qui le cose si fanno interessanti. Nel mondo di Unglorious esiste una sorta di limbo chiamato l'Orto, un luogo in cui ogni anima attendeva di essere smistata nel proprio al di là. Sugli al di là ci torniamo dopo perché sono fantastici, ma con l'avvento della magia e l'aumentare di avventurieri morti, le cose cambiarono radicalmente. Erano infatti molti gli avventurieri che si rifiutavano di terminare lì le loro avventure e desideravano tornare in superficie a chiudere i propri conti in sospeso. Al contempo in superficie si resero più pericolosi i necroamanti, individui bizzarri appassionati della morte il cui look ricorda un po' un mix tra Isma e Malefica. Inizialmente innocui, ma che con l'avvento della magia acquisirono poteri che gli consentivano il controllo dei morti. Ciò portò anche alla nascita di un'organizzazione specializzata nell'affrontare i non morti, ovvero l'Ordine dei Gaudiovivi. Per farvela molto breve, i necromanti cercarono di prendere il controllo dell'orto e del mondo Mora sfruttando quei non morti desiderosi di tornare in superficie. Cosa che portò i signori dell'orto, diciamo i direttori di questo limbo, a stringere un'alleanza col mondo dei vivi per impedire un disastro, e fu così che cominciò la guerra dei morti, nella quale fortunatamente i necromanti furono sconfitti. Fatto sta che ormai la presenza dei necromanti e dei gaudiovivi metteva a rischio l'esistenza dell'orto, dal momento che entrambi avrebbero sempre impedito a un morto di tornare indietro a chiudere i propri conti in sospeso e quindi guadagnarsi l'aldilà. Che fare quindi? I signori dell'orto crearono un nuovo sistema, pesantemente burocratico e lento come ogni buon ufficio pubblico, per consentire ai non morti di tornare in superficie a compiere le loro missioni e risolvere i loro conti per guadagnarsi i crediti necessari ad accedere all'aldilà dal loro più ambito. Prima di passare alla creazione del personaggio, spendiamo due parole sull'orto. Certamente dall'aspetto lugubre,
Si tratta però di un luogo particolarmente chiassoso, dato l'alto numero di ospiti e stranamente anche completo di tutti i servizi. Troviamo poi i campi di sale, ovvero la zona selvaggia e poco controllata. In generale un po' ovunque possiamo trovare l'ectocolla, una sostanza molto usata nell'orto sia per le strutture che per molti utensili, ma meglio non dirvi da cosa sia composta. A compilare i nostri certificati di morte, ovvero le schede del personaggio, troviamo i musoni, il personale lento e poco simpatico che muove la macchina burocratica dell'orto a cui dobbiamo fare riferimento per le missioni. Che fortuna, eh? Mentre se qualche morto dovesse combinare guai, si imbatterà nelle monache della falce, pronte a zittirlo. Tralasciando tutti gli elementi della fauna, vi cito giusto i bonei, piccoli scheletri che svolgono le più disparate mansioni come spazzini, giardinieri o fermacarte per i musoni. Passiamo dunque alla creazione del personaggio. Come detto prima, partiamo da un semplice presupposto. Siete morti, e in maniera stupida peraltro. Magari durante un'avventura o chissà che cosa. Il mio personaggio di quella sessione sulla pagina Facebook di Anglorious, Sentenzio, avete capito, no? Sentenzio, forum Sentenzio, vabbè, avete capito, è stato ucciso dal suo vicino di casa, stanco dei suoi continui e rumorosi tentativi di suicidio. YouTube non vuole che dica questa parola, ma l'avete capita, però comunque quella è stata la sua fine. Lo scopo del vostro personaggio, adesso che è giunto nell'orto, è quello di compiere una serie di missioni qui su nel mondo dei vivi per poter accumulare il giusto numero di buoni, licenze e raccomandazioni atte a guadagnarsi l'aldilà da lui più ambito. E anche su questa cosa degli aldilà comunque ci ritorniamo tra poco nel sistema. Prima di tutto scegliete il tipo di morto che volete giocare. Ce ne sono di diversi tipi: l'impagliato o mummia se preferite, il molle, cioè lo zombie, il mio preferito che è il secco, cioè lo scheletro semovente, e l'economico ventoso, che sarebbe praticamente il fantasma. Economico perché se siete giunti nell'orto in questa forma vuol dire che il vostro corpo qui nel mondo dei vivi è stato totalmente distrutto e l'orto vi ha fornito una sacca ectoplasmica a basso costo. La cosa divertente è che nella scheda dovete per l'appunto indicare qual è stata la causa della vostra fine indecorosa. Oltre a quello, nella scheda indicherete qual è la vostra provenienza da uno dei 5 regni di Stoltardia. Ora però, per non fare confusione, il mondo Mora, che è l'ambientazione, è diviso per l'appunto in 5 terre. Stoltardia è una di queste ed è sua volta divisa in 5 regni, giusto per fare un po' di ordine. Poi indicherete il vostro carattere, la vostra professione, il vostro passaggio privilegiato dal mondo dei morti al mondo dei vivi, perché ognuno ne ha uno, poi ovviamente i vostri poteri e il vostro equipaggiamento, alla voce il corrado del morto. In fase di creazione dovrete attribuire al vostro personaggio un potere di grado 1 legato al suo tipo di morto, mentre per quanto riguarda l'equipaggiamento avrete un tot di punti da spendere per poter stabilire con quali oggetti siete arrivati giù nell'orto. E per fortuna devo dire che si tratta di una lista abbastanza generica in realtà, quindi su cosa sia l'oggetto specifico avrete piena libertà di stabilirlo. Passiamo quindi al sistema, che con mia sorpresa occupa soltanto una decina di pagine in tutto il manuale. In Anglorious ogni test è basato sul D10 e in genere per superarlo basta un risultato di 6 o più, e può essere generico, di combattimento o di incantesimo. L'uso dei poteri o degli incantesimi sarà legato alla spesa dei punti anima, i quali vi serviranno anche per potervi curare, trasformare un fallimento critico in un fallimento semplice, riparare pezzi di armatura e scudi, eccetera eccetera. Il combattimento segue un'impostazione tradizionale. L'iniziativa si stabilisce con il lancio di un D10 e prima di tirare possiamo spendere punti anima per aumentare il risultato. Nel nostro turno avremo 2 azioni, tendenzialmente una per attaccare e usare i nostri poteri e una per muoversi, ma troviamo anche la carica, l'azione preparata e l'attacco in movimento. I danni subiti si dividono in letali e non letali, da assegnare non con i numeri, ma con barre orizzontali e verticali. Una volta esaurite le caselle, dovremo sovrapporre i nuovi danni nella prima casella disponibile con un nuovo simbolo. Quando però tutti gli spazi sono pieni, il primo danno letale si sommerà ad uno non letale formando una croce, rappresentante il danno misto. A seconda che il bersaglio sia un vivente o un morto, troviamo delle differenze. Per esempio, un vivente subisce solo danni letali e al massimo 5 prima di morire, mentre un morto solo non letali, tranne nel caso di incantesimi o armi particolari. L'avanzamento del
personaggio funziona tramite l'acquisto di potenziamenti per le nostre armi o di nuovi poteri. Grazie alle licenze acquisite durante le missioni potremo infatti ottenere nuovi poteri di grado 1, i quali a loro volta ci consentiranno di poter acquistare quelli di grado 2, eccetera. L'acquisto di nuovi pezzi d'equipaggiamento avviene tramite buoni, de facto la moneta dell'orto. Arriverà poi il momento per il vostro morto di accedere a uno degli aldilà, sia perché magari ha terminato i suoi conti in sospeso, sia perché ha voluto compiere missioni sempre più pericolose per ottenere più raccomandazioni, o perché è morto definitivamente scontrandosi magari con un gaudio vivo. A quel punto i musoni vorranno vedere le vostre raccomandazioni e i marchi del disonore, ottenuti con una condotta riprovevole o violazione delle regole dell'orto, dai quali potranno calcolare il vostro valore d'eterno e in base a quello smistarvi in uno degli aldilà. Con valori molto bassi potreste ritrovarvi nell'inferno del naso chiuso, quello del bagno occupato o magari quello del mal di denti, per citarne alcuni. Con valori medio-bassi e pochi conti in sospeso risolti vi attenderanno diversi tipi di limbo, come quello dei quadri storti, quello del portafoglio smarrito o della sala d'attesa. Con valori più alti ci potranno attendere diversi tipi di paradiso o di idillio, come il paradiso delle lenzuola pulite, della dispensa piena o del centro benessere, e ancora l'idillio del grande banchetto, del trionfo sul nemico o della gloria eterna. Fin qui ho cercato di farvi un riassunto e purtroppo mi rendo conto che non è facile riuscire a trasmettere in tutto e per tutto quella vena ironica e comica del manuale che soltanto leggendolo potete effettivamente capire. Tuttavia spero che vi sia chiara quale sia l'atmosfera di questo gioco. Atmosfera che deve molto, tra l'altro così citiamo anche le fonti di ispirazioni, sicuramente a Medieval, e anche se l'autore ha detto di non averlo ancora che non l'aveva ancora visto mentre scriveva il gioco, in tanti ci hanno visto anche qualcosa di Coco, me compreso. Passando alle considerazioni, devo dire che l'idea su cui si fonda questo gioco è semplicemente fantastica, per non dire addirittura geniale, tanto che mi domando come mai qualcuno non ci avesse già pensato prima. I 5 regni che compongono Stoltardia sono, come dire, non se ne salva uno, sembra che il popolo di ogni regno sia uno più stupido dell'altro, giustamente direi, dal momento che è stupido anche il modo in cui siete morti. Considerando che il vostro personaggio è qualcuno per l'appunto morto in maniera ingloriosa, è molto interessante come spunto per crearne uno poter addirittura riprendere un personaggio di una vostra vecchia campagna morto per l'appunto in una maniera stupida, che ne so, magari schiacciato da un golem, entrato nella tana di un goblin senza l'adeguata preparazione, magari perché ha urlato Leroy Jenkins buttandosi a testa bassa in una stanza piena di uova di drago. Insomma, le fonti di ispirazione sono molteplici. Ho apprezzato molto il fatto che i morti hanno poteri strettamente legati alla loro condizione, come per esempio la possibilità di staccare intere parti del proprio corpo, testa compresa, e poterle continuare a muovere. Quindi magari se siete un secco potete staccarvi la testa mentre siete ancora con tutto il resto del corpo nascosti dietro un muro e usarla per osservare furtivamente dall'altra parte. Come sistema devo dire che si basa su un'impostazione molto classica e questo da un certo punto di vista mi è un po' dispiaciuto, perché ad un'idea così originale non mi sarebbe dispiaciuto poter vedere qualcosa di più studiato appositamente, qualche guizzo in più per così dire. Ora, se però qualcuno di voi mi volesse chiedere tipo cosa, giustamente la mia risposta ipocrita è zitti. Un consiglio che mi sento di dare ai giocatori è di cercare di studiarsi una strategia personale per quanto riguarda la spesa dei punti anima, perché dal momento che questi servono per attivare le meccaniche principali del vostro personaggio, è possibile che in un momento di indecisione, se venite colti da un momento di indecisione, è possibile che il gioco si possa un pochino ingolfare, quindi pensateci attentamente, oppure semplicemente spendeteli nella maniera più libera possibile, tanto è possibile comunque recuperarli. Tra gli illustratori ritroviamo Vincenzo Pratticò e Fabio Porfidia, che con questo titolo portano avanti il loro sodalizio con Ace Games. Riguardo lo stile grafico, ho molto apprezzato il fatto che trasmette quella vena comica dell'intera ambientazione, però da un lato, dato anche un po' il realismo delle illustrazioni, mi è sembrato anche un po' serio da un certo punto di vista. Però nel bestiario troviamo alcune illustrazioni più di stampo cartoon, chi lo leggerà o chi l'ha letto sa perfettamente di cosa parlo, e non mi sarebbe dispiaciuto poter vedere questo stile applicato all'intero manuale. Ora, in realtà si tratta di una scelta editoriale perfettamente comprensibile,
perché così tutti i giochi di casa Ace Games sono collegati tra loro anche da un preciso stile grafico, il che li rende più riconoscibili. Quindi prendete questa mia ultima affermazione molto con le pinze, in sostanza. Oltre al manuale vi segnalo l'espansione Cronache della Cripta, in cui potete trovare tutta una serie di avventure scritte da diversi membri della comunità del gioco di ruolo italiana, sbloccate per l'appunto tramite stretch goal durante la campagna di Kickstarter, tranne la nostra per il motivo che vi ho già detto. Ma tranquilli, non vi porto rancore. Con questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto e noi come al solito vi invitiamo, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al nostro canale e di mettere un mi piace, di passare dalla nostra pagina Facebook e di seguirci su Instagram. E se volete fare più 4 chiacchiere in tempo reale con noi sul mondo del gioco di ruolo, vi invito a unirvi al nostro gruppo Telegram. Daniele, dal forum Sententiam, chiudo.